Dopo aver esplorato le zone meno battute dell'Albania ed esserci goduti il fresco e la natura, oggi superiamo la frontiera. Eccola qua la frontiera. Sì ragazzi, inizia ufficialmente l'avventura in un paese che ci incuriosisce tantissimo, il Kosovo. È da anni che programmiamo di venirci, ma per diversi motivi non ci siamo mai riusciti. Una volta eravamo fuori stagione e faceva troppo freddo. Un'altra volta avevamo il mezzo sbagliato e avevamo paura che le montagne kosovare avrebbero avuto la meglio sul nostro motore acciaccato. E una volta l'itinerario che avevamo programmato non ci avrebbe permesso di attraversare uno dei confini del Kosovo. Oggi però finalmente mettiamo piede in questo paese. Lo scopo è mettere al loro posto tutti i pezzi del puzzle che racconta la storia di questa regione, quella dei Balcani. L'inizio direi che è stato decisamente scoppiettante sotto vari punti di vista. Che nottata. Mi sveglio e vedo i lampeggianti della polizia. Buongiorno dall'Albania ragazzi, stamattina alle 7 in punto ci ha svegliato la mosca che dormiva nella macchina ma si è svegliata alle 7, ha cominciato a ronzare, alla fine ha detto ci ha svegliato e ci ha detto è ora di alzarsi perché bisogna andare in Kosovo che è proprio qui dietro, colazione e si va. C'è un bel freschetto stamattina, la macchina segna 15 gradi centigradi, quindi direi che i Balcani sono un'ottima alternativa al caldo soffocante italico. E questo era Colonnello Giuliaci. Leggendo tutte le recensioni dovrebbe essere un confine semplice, però c'è sempre un pochino quell'ansietta d'attraversamento del confine, avremo i documenti tutti a posto, sarà tutto in ordine, insomma quell'ansietta lì prima di passare. Siamo quasi arrivati però perché sono pochissimi chilometri, abbiamo dormito tipo a 4 chilometri dalla frontiera e dovremmo quasi esserci. Ci siamo perché dalla parte albanese c'è il baracchino delle SIM card. Eccola qua la frontiera. Non c'è nessuno. Che strano. Si va dritti, non c'è nessuno. Dritti. Sarà più avanti. Non si può filmare qua, quindi stiamo in attesa e poi abbiamo tutti i documenti pronti in mano. Si può passare con la carta d'identità, quindi questa cosa perché i nostri passaporti noi non li abbiamo in questo momento, sono in Italia che ci aspettano perché li abbiamo dovuti rifare, però la carta d'identità dovrebbe essere sufficiente, quindi abbiamo preparato carta d'identità e il libretto della macchina. Sono rimasta da sola in macchina perché Paolo è sceso per andare a fare l'assicurazione, perché nella carta verde il Kosovo non è compreso, quindi bisogna fare un'assicurazione appena si arriva alla frontiera. C'è un baracchino dove dovrebbero venderla, quindi l'ufficiale di frontiera si è tenuto i nostri documenti, nel frattempo Paolo è andato a fare l'assicurazione. Repubblica del Kosovo! Che emozionato, sei felicissimo! Siamo dentro. Abbiamo fatto l'assicurazione, 13 euro per un mese, velocissimo. Io dico abbiamo, ma io non sono neanche scesa dalla macchina. Ma no, 5 minuti. 5 minuti, Sono stato lì, ma ha preso la carta di circolazione della macchina, ha messo dentro 2 dati, perfetto, stampato il foglio, pronti, quindi 13 euro per un mese, cioè praticamente niente, e sono stati veramente gentili, veramente erano tutti molto carini, sorridenti, carini, non ci hanno controllato la macchina, non hanno controllato niente, quindi questo confine è molto molto semplice. Adesso andiamo. Sta volando tutto dentro che c'è vento. Sì. Oggi è una giornata un po' nuvolosetta, ecco, però bello, ci sta. Ecco a voi le montagne del Kosovo che sono le stesse dell'Albania perché abbiamo fatto solo 4 chilometri. Come avete visto c'era soltanto uno sportello per l'uscita dall'Albania e l'entrata in Kosovo, questo perché è un confine particolare questo, visto che il Kosovo è abitato prettamente da albanesi, quindi è un confine non confine questo, e ci sono poi delle frizioni anche con la Serbia che rivendica la Repubblica del Kosovo. Insomma lo saprete già, è una storia interessante per certi versi, particolare, che approfondiremo sicuramente. Direi che è subito il momento giusto per capire che cosa è successo in Kosovo e perché è uno degli stati più discussi d'Europa. Durante il Medioevo il Kosovo era il cuore del regno di Serbia. Moltissimi monasteri, alcuni dei quali ancora attivi oggi, vennero costruiti in quell'epoca, rendendo il Kosovo la culla della civiltà per i serbi. Ma il punto di svolta arriva nel 1389 con la famosa battaglia della Piana dei Merli. In quello scontro epico l'esercito serbo affronta quello dell'impero ottomano. Anche se la battaglia non viene vinta, diventa un simbolo potentissimo nella memoria collettiva serba, un mito di sacrificio, onore e identità nazionale.
Durante la conquista ottomana, durata per secoli, il Kosovo cambia però volto. La composizione etnica si trasforma, la maggioranza della popolazione diventa albanese, prevalentemente musulmana. Questo processo fu lungo e complesso, segnato da migrazioni, tensioni e periodi di convivenza difficile. Dopo la Prima Guerra Mondiale il Kosovo entra a far parte del Regno di Jugoslavia. Con la Seconda Guerra Mondiale viene annesso all'Albania occupata dall'Italia fascista. Nel dopoguerra invece diventa una provincia autonoma della Serbia, all'interno della Jugoslavia socialista di Tito. Nel 1974 ottiene un'ampia autonomia, ma resta formalmente sotto la Serbia. È con la caduta della Jugoslavia negli anni 90 che la situazione esplode. Il governo serbo sotto Slobodan Milosevic toglie l'autonomia al Kosovo e reprime duramente la popolazione albanese, che rappresenta però la maggioranza nella regione. Nel 1998 scoppia la guerra vera e propria, da un lato la repressione dell'esercito serbo e della polizia, dall'altro la guerriglia dell'UCK, un gruppo armato albanese kosovaro che lottava per l'indipendenza. Nel 1999, dopo un conflitto violento che stava causando gravi violenze contro i civili, in particolare contro gli albanesi kosovari, la NATO interviene militarmente, bombardando la Serbia per 78 giorni, senza l'approvazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. La Serbia si ritira e perde il controllo della regione. Il 17 febbraio 2008 il Kosovo dichiara l'indipendenza e diventa lo stato più giovane d'Europa. Oggi è riconosciuto da molti paesi, ma non dalla Serbia, che lo considera tuttora parte del proprio territorio storico. I rapporti tra i due stati sono ancora tesi. Il Kosovo quindi non è solo una disputa territoriale, è una questione di identità, storia e memoria. Per i serbi è terra sacra, per gli albanesi è la patria conquistata dopo secoli di lotta. Capire il Kosovo significa capire uno dei nodi più delicati della storia europea contemporanea. Parcheggino tattico, vai, ancora un po', ancora un pezzo, ok. Siamo proprio sotto la moschea, siamo nel centro della cittadina di Jakova, adesso l'abbiamo attraversata, non so se ho detto giusto il nome perché c'è sia il nome in albanese che in serbo e adesso l'abbiamo attraversata proprio in macchina, ma ci andiamo a fare un giro in centro perché abbiamo visto che c'è un sacco di roba, super viva, tanta gente in giro, quindi ci piace già questa atmosfera. Nome semplice da pronunciare. Lombardia. Lombardia. Yes. North. How are you? What's your name? Moi, je suis suisse. Suisse. Le passeport suisse, tout Ah, ça. Swiss. Ouais. Your name. Nama. Ah, Locani, Shani. Locani Shani. Hello. Locani come italiano. Ah, Italiano. Mon beau-fils est Vito Lugano, parle italiano toujours là-bas. Mon beau-fils. Sì. italiano, yes, Lugano. Lugano. Italian Lugano, language. Yes. Lugano. Lugano. Non ci abbiamo capito niente, questo bellissimo signore però parlava francese, alla fine dopo un po' l'abbiamo capito. Ci ha messo un po', pensavo si chiamasse Swiss. Ah, buongiorno. Signor Swiss. Svizzera, sto dicendo Svizzera. In Kosovo si paga in euro, cioè la moneta ufficiale che si utilizza in questo paese, quindi non c'è nessun problema, però accettano anche i lek albanesi, infatti noi ne avevamo ancora un po' da ieri e quindi abbiamo pagato questi caffè che costano 70 centesimi di euro. In Kosovo si usa l'euro anche se non fa parte dell'Unione Europea. Il motivo è che dopo la caduta della Jugoslavia, per uscire dal caos economico e dall'inflazione legata al dinaro jugoslavo, il marco tedesco fu adottato come valuta non ufficiale, ma ampiamente utilizzata dalla popolazione. Nel 2002, quando l'euro sostituì il marco in Germania, anche il Kosovo passò spontaneamente all'euro, senza però far parte dell'Unione Europea né della zona euro. Adesso siamo proprio nella piazzetta principale, c'è la rotonda, la moschea da quel lato e l'atmosfera che si respira è bella tranquilla, i signori ci parlano, parliamo un misto di lingue, non si capisce niente, però A un certo punto abbiamo bello. pensato ci stanno parlando in francese, in Sembra un po'- albanese, non capivo. Sembra un po' bergamasco anche se... È un accento albanese molto diverso, molto forte, un po' tipo come se fosse quasi nord della Francia. Non so, è così, vabbè, adesso però ci faremo anche l'orecchio. E dobbiamo anche un po', completare la colazione stamattina con il primo burek agli spinaci direttamente dal Kosovo. Questo vedete come è fatto un po' più come in Bosnia, quello tutto rotolato con la pasta filo. Siamo in questa pasticceria molto frequentata, un sacco di panetterie anzi ci sono in tutta questa zona.
Ok ragazzi, primissime impressioni a caldo dopo l'ingresso in un paese nuovo. Allora, sono difficilissime da spiegare, anche perché stiamo parlando di sensazioni, di atmosfera, di quello che uno prova quando varca un confine nuovo, e devo dire che sono veramente ottime. Ci hanno già approcciato tantissime persone, sono molto carini, sono molto aperti, e quindi questa cosa assolutamente è ottima. Vediamo se queste impressioni saranno confermate o meno. Stiamo passeggiando adesso nel quartiere che era quello del vecchio bazar. Si vede lo stile di questo bazar, che è proprio quello classico ottomano, quindi tutti questi negozi uno accanto all'altro con queste porte di legno enormi qua fuori dove veniva esposta la merce. Adesso molte attività sono chiuse, ce ne sono un paio aperte, tipo questo negozietto che vende prodotti vari, però molti sono o vuoti completamente o proprio chiusi. Non sappiamo se è perché è domenica, quindi la situazione è comunque molto più tranquilla, o se in generale le attività si sono spostate in altre aree. Infatti dove eravamo prima, quindi alla fine di questo bazar, là c'era molto più movimento tra negozi, bar e ristoranti. Adesso stiamo entrando nella parte più centrale, la zona pedonale del mercato, che è proprio qui davanti, e però all'ingresso c'è una foto che ricorda di un momento molto tragico di questa città e del Kosovo in generale, e cioè questa foto. Si vede il bazar, proprio lo stesso bazar che abbiamo qui a sinistra, totalmente in fiamme. Questa è un'immagine della guerra del Kosovo, siamo nel 1999 e in quell'occasione le forze serbe hanno ucciso più di 1000 civili, tra cui 112 bambini. Quindi questo è fondamentale anche per non dimenticare, per ricordare quello che è successo in questo paese. Guarda che bello questo negozio di vestiti. È strano perché ti sembra una cosa ferma nel tempo, no? Perché tutta questa porta, le scritte, tutto molto antico, però poi in realtà sono negozi veri e propri in cui vendono vestiti, quindi ci sono questi busti dei manichini con tutte le magliette in vendita, ci sono un sacco di anche saloni di bellezza, no? Parrucchieri, quindi c'è questo contrasto strano. Posso dire una cosa? Mi sembra di essere a Sarajevo. Però prima, quando era molto tranquilla. Benissimo. Non lo so, ci sono tutte queste attività, la struttura proprio del bazar ricorda tantissimo quella della città della Bosnia, però è tutto molto più rilassato, tranquillo, meno gente in giro. E più si cammina, più diventa più bello. Il bazar dove ci troviamo è il più grande di tutto il Kosovo. Questa cittadina infatti è stata fondata all'inizio del 1500 dall'impero ottomano e è un punto di passaggio importantissimo nella via che collega Skëder, cioè Scutari in Albania, con Istanbul in Turchia. Quindi si è sviluppata moltissimo quest'area proprio in quel periodo e a occuparla inizialmente erano gli albanesi. Anche oggi è così, infatti il 90% della popolazione che vive in questa città è di etnia albanese. Nel bazar infatti ci sono moltissimi negozi che vendono proprio i vestiti tradizionali albanesi, infatti si vede c'è la bandiera, la famosa aquila albanese proprio sui vestiti. Nel cuore del bazar c'è l'edificio più importante, cioè la moschea, che è da questo lato, e da fuori ragazzi è bellissima. Vediamo se riusciamo a entrare. Che porte ragazzi, tutte decorate. Questa è la porta della moschea, sembrava chiusa, in realtà basta spingere la porta per entrare. Wow ragazzi, siamo entrati in questo gioiellino, questa moschea da dentro è tutta decorata, si vedono tutte le pareti affrescate con dei motivi che sono floreali o comunque naturali, ci sono varie piante, alberi, ma anche in versione stilizzata delle immagini della città. Bellissima tutta la parte davanti, quindi quella verso cui ci si rivolge per pregare perché indica la direzione della Mecca, ma anche tutta questa balconata qui dietro che è tutta in legno e decorato. Siamo completamente da soli in questo spazio, davvero ce lo stiamo proprio godendo tutto. In questa parte si trovano tutti i bar e i ristoranti, tutti bei tavoli fuori, ce la si gode qua fuori al sole, è uscito anche un bel cielo azzurro. Bellissimo sto cielo ragazzi, adesso si è liberato tutto quanto. Uno
uno dei simboli della città è anche questa torre dell'orologio, che in realtà è una ricostruzione di una torre che era qui costruita nel 1500. È alta circa 30 metri, ma la particolarità è che è un pochino più bassa rispetto al minareto della moschea principale. Va che carrellata di completi! Che eleganza, ragazzi, addirittura con la scarpa appoggiata sulla spalla. Questi manichini trasportavano un vaso o vogliono dire qualcos'altro? È arrivato, ragazzi, il momento tanto atteso, abiti da sposa. Attesi in da una chi, nuova... Angela? Non da me certamente. Da un sacco di gente, sono sicuro. Per favore. Guardate questo abito bello pomposo, brillantinoso, sberluccicoso. Aggressivo, sì, anche bello dall'altro aggressivo. lato. Piacciono molto i brillantini, ho notato. Guardate anche qua questi bei vestiti da cerimonia, belli sberluccicanti. Già che c'eravamo siamo andati alla ricerca della SIM card, perché purtroppo nonostante Albania e Kosovo siano molto uniti, non hanno in comune le compagnie telefoniche, quindi la SIM dell'Albania non funziona più, dobbiamo farne una nuova, solo che è domenica e quindi è tutto chiuso, anche i negozi delle compagnie telefoniche e ovviamente anche tutti questi negozi del bazar. Domani quindi torneremo comunque per vedere il bazar un pochino più vivo, e già che ci siamo ripassiamo domani anche per fare la SIM in quella che è la compagnia più importante da quello che abbiamo capito, e cioè Vala. Tornati al cubetto e si è messo a piovere, ci sono dei nuvoloni neri che sono arrivati di nuovo a coprire questo cielo, e mi sa che è una cosa passeggera, ma è normale perché faceva un caldo di quei caldi atroci che poi sai che prima o poi si mette a piovere. E adesso andiamo a fare un'incombenza, cioè la benzina, perché in Kosovo costa meno che in Albania, quindi andiamo a fare benzina, facciamo il pieno, così per un po' siamo a posto. Bello scroscio adesso, qua un attimo di ingorgo causato dal signore qua con la legna che si è fermato in mezzo alla strada. Siamo passati, adesso qua stiamo uscendo un pochino dalla città, qua mi sa che devi andare a destra, guarda che controllo il navigatore. Abbiamo appena fatto benzina, il prezzo del diesel è di 1,29, 1,27 per la benzina, quindi molto più economico rispetto all'Albania dove eravamo a 1,75 euro, quindi sono quasi 50 centesimi in meno solo attraversando il confine, quindi c'è una gran differenza tra i due paesi. Credo che stanotte dormiremo qua in mezzo a questo bosco, siamo vicino a dei ristoranti. Dicono che stanotte dovrebbe esserci un po' casino perché comunque vengono qui, c'è la musica alta, però vabbè, questo è il posto più vicino alla città, così poi domani mattina riusciamo a tornare indietro facilmente, sono solo 5 km. È un po' sporca questa zona qua dietro, però niente, che dobbiamo fare? Anche da quell'altro lato non è proprio il massimo. Sì, diciamo che il tempo non è dei migliori, quindi ne approfittiamo magari per lavorare un po' adesso. Guarda quel piedino ballerino. Qua sopra mi sono già sdraiata quasi. Ma noi alla fine abbiamo parcheggiato fuori da un ristorante, non ci eravamo neanche resi conto di questa cosa. Poi sono arrivate le persone, sentiamo i bambini giocare, qua dietro c'è un sacco di gente in questo prato. Ha smesso di piovere nel frattempo. E allora siamo andati a dare un'occhiata così, senza impegno, andiamo a vedere cosa c'è, cosa non c'è, cosa fanno, cosa non fanno, e alla fine ci siamo cascati e ci siamo seduti a mangiare stasera, molto presto devo dire perché sono le 7, ah no, 7:30, ancora onesto, pensavo prima ancora. Abbiamo preso una pizza, ragazzi, questa è la pizza, questa è una pizza vegetariana, un tanto ok. di peperoncino in mezzo. Questo è il peperone però locale, quello chiaro, se non sbaglio. Sì, però mi sa che è piccante questa. Dici? Così a occhio, sì. Vabbè, gli daremo un assaggio. E poi abbiamo un'insalata qui, bella, con tutto questo formaggio sopra, le patatine, il pane. E alla fine, sì, abbiamo detto facciamo uno spuntino e alla fine è diventata una cena. Sì, stava di prendere un po' la mano, diciamo. Assaggio della prima fetta della prima pizza kosovara. Si presenta ok. Al tatto è croccante. All'olfatto invece è proprio la recensione dettagliata, olfattosa, è proprio quella olfatto. Assaggiala, fatta. Adesso Angela poi ha detto che questo potrebbe essere piccante, allora facciamo. E te pareva se non ne mangiava un botto lui? È piccante? È mortale, ecco, lo sapevo, vedi, sempre così funziona. Cioè ci poteva essere. Stavo assaggiando. Non potevi mangiare la pizza, no? Non bere l'acqua, mangia il pane, che è peggio. Un attimo, torno subito. Ok, piccante ma non piccantissimo. Sono ancora qui tra di noi e ho quasi... Meno male. Ho comunque un piccolo quarto di lingua un po' strano, però per il resto è tutto ok. Qui...
Non avevamo grandi aspettative in realtà, diciamolo. Siamo venuti qua, ci piaceva molto la location, ma l'insalata e le patatine ci hanno tirato, poi abbiamo visto pizza sul menù, l'abbiamo presa, ma... Molto salata, È tanto salata? Stanotte beviamo. Per fortuna c'è la fonte qua Sì. dell'acqua, ci hanno detto di bere l'acqua che vediamo, beviamola perché è tutta buona. Quindi ci hanno detto questo, ci fidiamo. Comunque è molto salata, saporita, non è formaggio, non è mozzarella. Ci sta, una pizzina. Invece questa insalata è proprio l'insalata dei Balcani, secondo me. Ci sono cetrioli, peperoni, pomodori, olive e una grattata sopra di questo formaggio che è bello salaticcio. Si chiama Shopska Salat o Salate Shop, che dipende dalla lingua, se è albanese, serbo. Buona? Intanto grows on you, come dire. Più la mangi più ti piace. Buongiorno. Bonjour. Che nottata. Siamo proprio di fronte al ristorante dove avevamo mangiato ieri sera. È lì in fondo. Una tragedia stanotte. Qualcosa è andato storto. Qualcosa. Entrambi abbiamo avuto, diciamo, una reazione, come la possiamo spiegare? Già così direi che si è spiegata da sola. Quelle reazioni intestinali. Ecco, bastava questo. A più riprese. Per fortuna siamo in un bosco. Nel senso che è un bosco. È un bosco. È un bosco, però per fortuna, anzi, io direi che il ristorante è stato aperto fino a mezzanotte e quindi siamo andati al bagno e abbiamo fatto una scoperta interessante, però vedi che non tutto il male viene per nuocere, perché no? Abbiamo scoperto una cosa interessantissima, che ci sono i bagni alla giapponese, diciamo. Anche in Kosovo. Bisogna riprendere, però. Sì. Perché, diciamo, sono momenti intimi e non l'abbiamo filmato, però non l'abbiamo filmato. magari Però oggi filmiamo. Se andiamo in un bar e troviamo un bel bagno del genere, Vale la sta. pena, è bellissimo. Si è raffreddato stamattina. Pochino. Siamo tornati in centro per andare a fare la SIM card stamattina. Stanotte, oltre appunto ai problemi di cui abbiamo già accennato, ce n'è stato anche un altro, nel senso che a un certo punto mi sveglio e vedo i lampeggianti della polizia e eravamo indecisi su cosa fare. E poi però se ne sono andati, non abbiamo fatto nulla, siamo stati fermi dentro la macchina. Per fortuna, nel senso che secondo me è sceso qualcuno, poi ha detto vabbè sono italiani, sono turisti, non Sì, ci avranno controllato la targa e Sì. poi se ne sono andati, quindi siamo tornati a dormire come prima, ecco. Pensa se fossero arrivati nel momento clou. Mamma mia, sarebbe stato un vero disastro. Siamo appena entrati in quel negozio che si chiama Bala, e però hanno delle offerte un po' strane, nel senso che o spendi 20 euro per 100 giga, altrimenti 7 euro per 4 giga. Cioè, sono un po' gli estremi e non c'è una via di mezzo. C'è un'altra compagnia là in fondo, andiamo a vedere. Abbiamo fatto la SIM in questo negozio, c'è un sacco di gente ancora in attesa. Allora, i costi, ci è costata 12 euro per 10 giga, quindi più o meno i prezzi sono simili a quelli dell'Albania, lì avevamo speso 16 euro. Quindi se confrontati, diciamo, con le tariffe che ci sono adesso in Italia, sono prezzi molto alti, perché comunque il pacchetto di giga è piuttosto basso, 10 euro, 10 giga. Però il vantaggio qual è? Che siamo andati già in un paio di caffè, abbiamo notato che tutti, ma proprio tutti hanno il wifi. Quindi uniremo l'utile al dilettevole, caffettino, carichiamo il video. Guarda la macchina Topolina addirittura con le orecchie. Dopo il caffè siamo venuti ad assaggiare quest'altra particolarità del Kosovo, ma anche dell'Albania. Si chiama Fli ed è un dolce. In realtà sono tante crepe una sopra l'altra. Tantissime, perché guarda quanti strati che ha, tutte queste crepe una sopra l'altra. Lo assaggio tutto insieme. Assaggio di Angela stavolta. Sì. Attento, prendi tutti gli strati che sono Spogliano. tanti. Buona. Com'è? Non è troppo dolce, è leggermente salato. Buono, sono tante crepe appunto. E basta? Non c'è nient'altro dentro? Ah, sono solo tante Un crepe. po' salatine. Non è male, devo dire. Una strana consistenza, perché comunque le crepe non è che sono tanto solide, sono un po' morbide. Però buono. L'unico problema è che te lo aspetti dolce. In realtà è salato. Comunque ragazzi, piccolino il pezzetto, però ma è rimasto proprio qua un tocco. Bello trugno, si gonfia poi.
Allora, sembra semplice poi questo piatto, ma in realtà richiede molto tempo per prepararlo, perché nella ricetta c'è lo yogurt greco, ma poi viene cotto sulla brace, quindi lentamente, in queste grosse teglie coperte con un grosso coperchio di metallo. Nel frattempo noi ragazzi siamo nel mercato principale. Effettivamente oggi è tutto molto più aperto perché è lunedì e ci sono tantissime botteghe di artigianato. Sembrano quasi chiusi questi negozi perché sono tutti all'interno, in quanto fa caldo, e quindi sono tutti dentro con l'aria condizionata. Questa per esempio è tutta la zona delle sartorie, ce ne sono 3, una di fronte all'altra, lì ce n'è un'altra, e anche qua a destra c'è la signora che lavora tutto quanto a mano. Abbiamo notato che molte signore, soprattutto quelle più anziane, portano in testa un fazzoletto bianco. Qui c'è un negozio che lo vende, questo è il fazzoletto, qui abbiamo qui un modello di fazzoletto, è venduto anche insieme all'hijab. Allora abbiamo fatto un po' una ricerca per capire qual è la funzione di questo fazzoletto, e in realtà è legato ad elementi diversi, non solo religiosi, quindi un segno di modestia e di rispetto, ma anche in passato soprattutto indicava lo status della donna, quindi se era nubile non lo portava, se era sposata sì. Il fazzoletto però in passato aveva anche una funzione pratica, perché le donne lo utilizzavano per andare a lavorare nei campi e serviva a proteggere la testa dal sole, dalla polvere, ma anche in inverno dal freddo. Poi è entrato quindi a far parte del costume proprio della popolazione, quindi è anche tradizione indossarlo. La macchina era rimasta al sole, ragazzi, ci sono 50.000 gradi qua dentro, abbiamo acceso l'aria condizionata, cerchiamo un attimo di rinfrescare tutto quanto perché abbiamo delle pesche, mi sa che si sono cotte, si è fatta marmellata da sola. Buonissima marmellata di pesche fatta proprio direttamente, C'è un bello sbalzo termico giorno-notte comunque, perché adesso siamo sopra i 30 gradi ma stanotte eravamo sotto. Infatti Paolo si sta ammalando. Io mi sento qualcosa, devo dire la verità, oggi non mi sento proprio al 100%. Iniziamo bene. Vediamo, dai, speriamo. Allora, mentre siamo nel traffico per uscire dalla città, abbiamo notato che ci sono tantissime macchine che hanno targhe straniere. Madonna, ma tipo il 50%? Sì, tantissime dalla Svizzera, abbiamo visto il Belgio, abbiamo visto, che altro? Vabbè, Svizzera, Albania. Belgio, tantissima Svizzera, tantissima, Sì. tantissima. Tutte le varie province della Svizzera. E infatti buona parte dell'economia del Kosovo si basa proprio sul fatto che le persone sono andate all'estero a lavorare e mandano i soldi poi alle famiglie che sono rimaste qui. Germania. Ecco, vedi, Germania c'era anche Albania, vabbè, sì, però Albania è vicino, sì, questa RKS invece è la sigla della Repubblica del Kosovo. E quindi la prima cosa che abbiamo notato è stata questa, mentre in Albania abbiamo visto un grandissimo numero di Mercedes, qua ci sono, perché anche qua abbiamo visto delle macchinone belle potenti. No, abbiamo visto 3-4 Ferrari ieri. Esatto, tutte 3-4 però targate, Ferrari. Tutte targate Svizzera, Sì, tutte sì, quante. sì. Usciti da Giacova inizia subito la campagna, ci sono ancora delle piccole attività qua e là, però decisamente meno popolata la zona, e noi adesso ci stiamo spostando verso Prizren. Sono circa 40 minuti di macchina e ci siamo accorti che il Kosovo è molto piccolo rispetto anche all'Albania, quindi le distanze sono più brevi, e abbiamo pensato di fare un giro un po' in senso antiorario, quindi seguire questo giro per vedere le principali città e non solo del Kosovo. Ah, però che limousine gigantesche, una e due addirittura. Oh no, sono in vendita. Siamo arrivati a Prizren, ragazzi, fuori ci sono 735 gradi e noi siamo ancora seduti al panificio perché, lo so, però fa troppo caldo, ragazzi, fa troppo caldo. Noi volevamo mangiare anche un'insalata sulla macchina, ma no, assolutamente no, assolutamente no. Adesso saranno 35 gradi. Quindi siamo seduti, abbiamo preso un altro bel burek con gli spinaci, questa torta salata. Stasera facciamo l'insalata, veramente. Sì, stasera avevo pulizia, abbiamo preso anche l'Airan, che è tipo lo yogurt salato da bere. Yogurt salato da bere turco praticamente. Sì, che ci aiuta magari con i intestini fermentilati, sai. Esatto. Questo qui. Vista la nottata com'è andata. È sempre strano, tutte le volte che lo inizi a bere ti fa strano, né? Perché è salato. Sembra di bere l'acqua dei fiocchi di latte. Vero? Così guarda, ti fa venire una voglia questa descrizione. Prendete i fiocchi di latte, quelli che si trovano al supermercato. Sì, ho capito, la vaschetta. Ecco, un po' è vero. è la stessa roba. Però sono pieni di fermenti. yogurt salato. Vabbè, fermenti lattici, comunque va bene. Aiuta a mandare giù tutto questo panificato del pranzo, ecco. Quindi ragazzi, allora noi ci vediamo nel prossimo video. Esploreremo questa città, andremo avanti con l'esplorazione del Kosovo. Sì. Siamo molto gasati, anche se accaldati. Quindi mi raccomando, se volete iscrivetevi al canale, ragazzi,
Fateci sapere anche cosa ne pensate di questo inizio qui in Kosovo. Noi siamo già super gasati, mi sa che si è capito, cioè siamo felicissimi, ci sta piacendo un sacco, una bella energia anche con le persone, speriamo stia piacendo anche a voi e ci vediamo al prossimo video e al prossimo Burek, direi. Perché c'è la sede ragazza, alla prossima ragazzi, ciao. Eccolo ragazzi, il bagno kosovaro alla giapponese. Lo vedete quel pirulino? È proprio lui. Adesso proverò ad azionare il bidet incorporato. Spruzza fuori! Comunque ecco, è proprio lui. Di qua e ecco, si può fare anche piano piano.